Un'altra notte, con 2 strisce di nastro adesivo a spalancare gli occhi, costretti a vedere veloce scorrere del tempo, con il cuore legato al passato, la coscienza indaffarata di immaginare un domani incerto e le mani sporche e annoiate dai doveri. Una rassicurante tortura quotidiana che sembra una fortezza ma è un castello di carte. Basta un soffio e il mondo gira come una giostra, un dominò di follia, e quei giorni tutti uguali cadono uno sull'altro. Quella notte una ruota panoramica si sganciò dal suo sostegno e travolse Codice tutti. 187, ripeto, codice 187, al Park Row, vicino al Monarch Theater. Centralino, qui tenente James Gordon. Mi trovo a 3 isolati dal luogo dell'omicidio. Lascio l'appostamento, faccio il prima possibile. Passo al canale sicuro e chiedo ulteriori informazioni. Passo. Tenente Gordon, pare che si tratti di Wayne. Per primo un bambino e infine l'intera Gotham City. Che c'è di tanto interessante lassù? A volte vorrei solo un aiuto. O capire il significato di tutto questo. Quello di fumare sta diventando un vizio, vedo. Com'è andata? Ho chiamato il maggiordomo, ma non è stato facile avere il suo numero. E ancora meno facile è stato convincerlo a non venire a prendere il ragazzo. Io credo che non ci abbia detto tutto. Vorrei dire non ci ha detto nulla. Non ricorda neanche il volto di chi ha ucciso i suoi. È sotto shock, Jim. Abbiamo sbagliato a metterlo sotto pressione. Tutto qui, Harvey. Tu non credi nella versione del commissario. Non pensi sia stata una rapina, vero?
Non importa quello che penso io, ma quello che il ragazzo ci tiene segreto. Se il commissario chiede, il maggiordomo è venuto a prenderlo. Fine della storia. Sei un ostinato figlio di puttana, lo sai? Se succede qualcosa al ragazzo, un incidente, io non ti parerò le chiappe stavolta, Gordon. Lo stai già facendo. Allora questa è l'ultima volta. Ricorda che mi devi la vita, tenente Bullock. Bene, Horace. Puoi procedere. Potrei chiederle un favore, signore? Tutto quello che vuoi, figliolo. Non voglio tornare in quella casa col buio. Va bene. Tra circa 2 ore ci sarà l'alba. L'aspetteremo prima di tornare a casa. Mi promette che non lo dirà ad Alfred che non sono andato subito a casa? Ti puoi fidare. Lui, mio padre diceva che non ci si può fidare degli sconosciuti. Jim Gordon. Bruce Wayne. Bene, Bruce. Aspetteremo il giorno. Addormentalo. Certo, dottoressa. Horace, ma che cosa hai fatto? Dottoressa, per sbaglio ho azionato l'allarme di emergenza. Mi perdoni, sistemo subito. Volete vedere cosa c'è nella mia testa? Voglio vederla anch'io. Forza, vediamo. Fermalo! Si pare studio. Smettere! Inserite la moneta. Fermati, Jay, basta! Fai qualcosa! Fermalo, si farà male! No, devi matto come 2 grosse campane. Ascoltami, ti prego! Calmati, calmati! Basta!
Se vuoi, ho lì dei fumetti. Aspetta, ti accendo la luce. Mi scusi se glielo dico, signore, ma questi fumetti sono per bambini. Allora li regalo a te. Prendine quanti ne vuoi. Io non sono un bambino. Ma come mai ha dei fumetti nell'auto della polizia? Facciamo che io ti dico un mio segreto e tu me ne dici uno tuo. Ci stai? Sai, quando avevo la tua età, mio padre beveva molto. Lui non era cattivo, ma bere lo faceva andare fuori controllo. Comunque, dei poliziotti presero a fargli male tutte le sere, con la scusa che ad un certo orario il barista li chiamava per cacciarlo dal locale. Loro lo riempivano di botte senza motivo e lo riconsegnavano a casa come se fosse spazzatura. Io lo aspettavo sveglio tutte le notti, leggendo questi fumetti che lui mi aveva regalato. Speravo che uno dei miei eroi lo salvasse, che ricordasse ai poliziotti che loro erano i buoni. Una notte lui non tornò ed io ho conservato questi fumetti per ricordarlo. Non dovrebbe regalare un ricordo di suo padre così facilmente. Dirò il mio segreto, signor Gordon, ma non deve dirlo a nessuno. Giuri. Lo giuro. Mio padre non era come tutti credevano. L'ho trovata. Era dove dicevi tu. È l'ultima che ha utilizzato. Non pensavo sarei mai entrato. So che per te è stata dura accettare la mia richiesta di aiuto. Non ringraziarmi. Ho le mie ragioni per essere qui. Sì, capisco. Lui è là? No. E la tuta di Batman manca dalla sua teca. È scomparso da giorni. Avevo sperato in un infarto. È tornato lì fuori dopo tutti questi anni solo per farsi ammazzare. Già. Vedo se ha lasciato qualche indizio. Adesso chiudo. Dove sei, Bruce? Ero felice che per una volta fossimo usciti tutti insieme. Papà! Dopo, Bruce, dopo. Ecco a voi l'eroe di Gotham City, il nostro sindaco! Ringrazio il dottor Freeling, ma aspettiamo l'esito delle votazioni. Che c'è che non va, Ometto? Non sei felice di andare al cinema? Solo che avrei voluto che almeno oggi papà fosse con noi. Solo con noi. Dottor Wayne, Vivi Lane, per Gotham Journal, una visita ufficiale per incontrare i suoi lettori. Sono qui con la mia famiglia per passare una serata serenamente, ecco tutto. Tuo padre diventerà sindaco, aiuterà tante persone. Perché dedica tanto tempo agli altri e non alla sua famiglia? Perché questa città deve ricordarsi di lui tra 2 settimane. Ricorda, lui non è solo tuo padre, ma un simbolo. I suoi impegni da sindaco potrebbero compromettere la gestione della sua fondazione. Assolutamente no, anzi, essendo sindaco potrei integrare... Dai, andiamo, Bruce. Con programmi di sussistenza sociale. Venite! Signori, scusate. Stiamo per aprire i cancelli. Avevo chiesto a papà se gli piaceva il film, ma non lo stava nemmeno guardando. Per la rabbia sono scappato. Almeno si sarebbe accorto di me. Bruce! Thomas, ma che è successo? L'hai viziato! Ecco cos'è successo! Bruce! No, Che fermati, figura Thomas! vuoi che faccia la nostra famiglia, eh? No, Thomas, no!
Questa città ha bisogno di disciplina, a cominciare da voi due. Attento, Bruce! Bruce, la colpa non è... Mamma! Mamma! Prima del vostro arrivo ho riallacciato la cintura a mio padre. Vedevo solo sangue, tanto sangue. Ma dovevo farlo. Lui è un simbolo. Un simbolo. Apri subito la cella. Dottoressa, il gas non è del tutto volatilizzato e non Ti ho sappiamo detto se apri lui... la cella, potrebbe essere ferito! Potrebbe farlo apposta, aspettiamo almeno che... Va bene, va bene! Ma almeno indossiamo le maschere. Sei sicuro di non ricordare la sua faccia e quello che ti ha detto? Ti prego, Bruce, è importante che tu ricordi. Non avere paura. Io ho solo 10 anni. Ho visto i miei genitori morire. Io non ho nessuno. Non sono nessuno. E quello che ha ucciso i miei genitori è ancora lì fuori. Tranquillo, ragazzo. Qui nessuno ti farà del male. Qui sei al sicuro. Sei al sicuro. Sapete quelle di Dan? Ricordate? Regia, fai partire la clip mentre io racconto. Ecco, lui aveva una mania per i giocattoli, quelli vecchi di legno, sapete? I cavallucci, i soldati e le armi, ecco. Un giorno David volle far fare una passeggiata ai suoi giocattoli di legno. Questi mobiliaia in bagagliaio della sua vecchia automobile, tutti ammoccati, ma non in un modo equivoco, non in modo che si facessero male. Qualcuno poteva perderci un occhio. David non scelse quel giorno la strada principale, scelse una via secondaria un po' accidentata. Il sole batteva forte lì. L'auto aveva una particolarità: lenti di ingrandimento a posto dei finestrini. Sembra così assurdo. David passò davanti a un francese, a un americano e a una baretta di cioccolate gigante. Dibattevano per decidere quale fosse il colore più bello. L'americano sosteneva è il blu. E il francese il rosa. E la barretta di cioccolato il sonno. E quelli giustamente dicevano che ormai il sonno non era più di moda. E allora la barretta, indispettita e gustosissima, disse no. Allora guardate, quell'uomo sta sonnando.
David aveva avuto un colpo di sonno. Un colpo forte, ma il sangue non usciva. La macchina perse il controllo, impennò su una ruota e venne catapultata nel buio del sottobosco. Che tragico incidente. I giocattoli di legno vennero bruciati da quei 3 tizi per farne una cioccolata calda alla francese, un po' annacquata come quelle americane. Grazie a cocci di vetro dai finestrini lenti di ingrandimento. Dicono che la vita sia una barzelletta. Non l'hanno capita. Io non ho capito la vostra.